Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ancora utensili Parkside nel volantino con le uscite comprese fra giorno 10 e 16 aprile 2023. Prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, tanto è gratuito, mettete mi piace al video se il video lo ritenete utile e sempre se lo ritenete utile, se vi va di fare una prova, provate a cliccare pure sul tastino grazie, mi darete semplicemente una piccola donazione, vi offrirete un caffè solo se vi va. Adesso però mettiamo il volantino sul bancone, leggiamo le varie caratteristiche degli utensili che ho già provato, vi darò le mie opinioni. Adesso iniziamo. Questa è la pagina 16 del volantino, giorno 10 aprile, quindi lunedì troveremo come primo articolo in vendita il tosaerba a benzina con un motore da 132 cm3, una potenza del motore da 2,45 cavalli a 2850 giri al minuto e una larghezza di taglio di 41 cm. L'altezza di taglio invece è regolabile su 3 livelli con un'altezza compresa fra 25 e 65 mm. Ha un manubrio pieghevole, regolabile in altezza e in dotazione verranno date una chiave per candela e un kit per pacciamatura. Costerà 149 euro, la capacità del serbatoio sarà di 0,85 litri ed è un prodotto che loro definiscono ecologico perché è silenzioso e ha un'emissione ridotta dei gas di scarico. La capacità invece del serbatoio di raccolta è di 40 litri. Questa è una accessoria ricaricabile per erba e cespugli con batteria da 4 volt, lama per cespugli da 12 cm di lunghezza e lama per erba da 8 cm di larghezza. Come vedete da questa immagine si può utilizzare come una sorta di piccolissimo tagliasiepi e poi con questo accessorio a mo' di pettine si può tagliare l'erbetta, ma ve lo voglio fare vedere direttamente così di presenza. Allora, ha un sistema particolare tra l'altro perché questo tasto ci permette di ruotare l'impugnatura, quindi possiamo lavorare con tre angolazioni differenti, verso sinistra, dritto oppure verso destra. Ha anche un sistema di sicurezza, quindi se provate a premere in questo modo non si avvia, bisogna premere verso destra o verso sinistra questo tastino, quindi in questo modo ci permette di tagliare anche l'erbetta. Oppure possiamo utilizzare quest'altro accessorio che si mette smontando quello presente, quindi si preme questo tastino. Questa è una versione vecchia, adesso hanno aggiornato qualcosina, ma diciamo l'attrezzo è praticamente lo stesso e così possiamo riuscire a tagliare l'erbetta avanzando. Ha anche un altro sistema di sicurezza perché tirando questa linguetta, quindi questo contatto, anche premendo il tastino ovviamente non si avvierà. E se vi interessa vi farò anche una recensione con un confronto fra quello da 20 volt e quest'altro, e di questo tipo di articoli ne hanno creato diverse versioni. Questo con la batteria integrata, un altro con la batteria da 12 volt praticamente uguale ma un po' più potente, e un'altra versione con l'impugnatura più lunga e delle rotelle che si può utilizzare spingendolo, quindi mentre siamo in piedi, facendolo avanzare. Per me è molto pratico, l'ho utilizzato tantissimo e mi ci trovo molto bene, pure perché non ho un giardino, ho semplicemente delle aiuole, quindi per i tipi di lavori che devo farci io questi articoli rispetto ad esempio ad un grande tagliasiepi sono molto pratici perché più maneggevoli e con delle dimensioni adatte insomma al tipo di lavoro che devo svolgere, al costo di 17,99 euro. Quindi passiamo all'articolo successivo e si tratta di una pistola termica a braccio lungo 2 in 1. In poche parole questo strumento è la classica pistola termica, quindi il phon da carrozziere, che si può utilizzare per diversi scopi, anche per accendere il barbecue, per utilizzarlo con guaine termorestringenti eccetera, solo che in questo caso specifico ha l'impugnatura pieghevole, quindi si può rigirare e utilizzarlo in questo modo esteso oppure a forma di pistola. In più si può aggiungere questa impugnatura nella parte posteriore che ci permette di utilizzarlo dirigendo il getto di calore direttamente verso il pavimento, quindi nel caso in cui ci siano delle piantine eccetera si può utilizzare come diserbante sfruttando il calore. La temperatura è regolabile su 3 livelli e avrà un assorbimento di 2000 watt al massimo, ovviamente alla massima potenza. Il massimo flusso d'aria invece è di 500 litri al minuto e le temperature impostabili saranno 100, 300 e 650 gradi. La lunghezza del cavo sarà di 3 metri. In dotazione troveremo diversi ugelli per convogliare il calore in base alle nostre esigenze, più un ugello particolare che serve proprio per restringere le guaine termorestringenti. Quindi è un utensile che può tornare utile sia in ambito di giardinaggio che all'interno del laboratorio per uso domestico e tanti altri tipi di lavori, perché una fonte di calore proveniente da un utensile di questo tipo si può sfruttare in diverse circostanze e il costo sarà 24,99 euro. Più in basso invece troviamo il biotrituratore con un avvio graduale regolato elettronicamente
ergonomicamente con due lame in acciaio temprato e il sacco di raccolta smontabile da 45 litri. In dotazione verranno date anche un pressino, il sacco di raccolta, una chiave a brugola e cacciavite a croce ad angolo. Costerà 99 euro e avrà un motore potente da 2400 watt con una coppia elevata e un numero di giri a vuoto di 4500 al minuto, ed è ideale per poter triturare rami verdi, arbusti, cespugli con rami fino a un massimo di 40 mm di spessore. E sulla destra troviamo invece il multiattrezzo 4.1 a motore. Multiattrezzo perché funge da tagliabordi, decespugliatore, tagliasiepi e potatore. In dotazione infatti verranno date una prolunga albero da 90 cm, una protezione per il meccanismo di taglio, 6 metri di fili di ricambio, una custodia protettiva per la catena per il potatore, una custodia protettiva per la lama per il tagliasiepi e un recipiente per miscelazione più un imbuto 100 ml di olio biologico per catene, un attrezzo per il montaggio, una borsa per gli attrezzi e gli occhiali protettivi. Il tagliabordi avrà un diametro di taglio di 43 cm, il decespugliatore invece un diametro di taglio di 25 cm e mezzo, il tagliasiepi una lunghezza di taglio di 48 cm e il potatore invece può tagliare rami fino a 30 cm. Il costo sarà 149 euro, avrà un motore a due tempi da 1,45 kW e l'altezza di lavoro sarà regolabile fino a 3,5 m con una prolunga opzionale di 90 cm. Sulla destra ritorna l'idropulitrice tanto attesa con una potenza allacciata di 1800 watt e una portata massimo di 420 litri l'ora. La pressione massima di esercizio sarà di 135 bar, quindi il picco massimo che ha quando l'avviate. La pressione di esercizio nominale massimo sarà di 90 bar. Avrà tre modalità di utilizzo, quindi si può utilizzare con il classico ugello vario che ci permette di avere un'apertura a ventaglio, oppure un getto un pochettino più stretto per poter regolare la pressione, oppure una fresa turbo antisporco che si utilizza praticamente per poter rimuovere quelle macchie ostinate con un getto d'acqua che gira molto rapidamente, più l'utilizzo con il detergente. E la schiuma grazie al detergente si formerà solamente se lavorate a bassa pressione. Ha un sistema di risparmio energetico grazie all'avvio e all'arresto automatico e il serbatoio per il detergente sarà da 600 ml integrato. In dotazione ci sarà anche un manico a pistola, una lancia, un ugello standard vario, quindi quello che permette di avere il getto più stretto oppure a ventaglio, la fresa turbo, quindi quella che fa fuoriuscire l'acqua ruotando molto velocemente, un ago per la pulizia degli ugelli, un raccordo rapido, un filtro, 7 metri di tubo flessibile ad alta pressione e una bottiglia di detergente da 500 ml, costo 99 euro. Io questa la possiedo, la utilizzo per lavare l'automobile, lavare la mia Vespa, pulire gli spazi esterni, rimuovere un po' di muschio e va benissimo. Questo modello ve l'ho già recensito e vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere tutte le caratteristiche e personalmente ne sono soddisfatto. Qua in basso invece troviamo una pompa da giardino a costo di 159 euro con una portata massima di 5000 litri l'ora, una pressione massima di 4,5 bar, l'altezza massima di ispirazione 8 metri, ha un motore da 1300 watt, un prefiltro estraibile, il serbatoio da 24 litri in acciaio inossidabile e un interruttore on-off con spia di controllo. A fianco troviamo anche dei raccordi o connettori per irrigazione, costo di 3,99 euro, poi una protezione antispruzzo per l'idropulitrice che evita quindi che l'acqua che fuoriesca a pressione finisca contro di noi, soprattutto se utilizziamo detergenti eccetera, e sarà in plastica trasparente. Sulla parte bassa ci sono pure delle setole che agevolano oltre la pressione dell'acqua anche con un'azione meccanica a rimuovere meglio lo sporco, e in dotazione ci saranno anche due adattatori e un dado di fissaggio al costo di 12,99 euro. Questo invece è un faro LED da esterni ma alimentato tramite cavo elettrico al costo di 14,99 euro. Ha un sensore di movimento fino a 12 metri e l'angolo di rilevazione di 180 gradi con 2250 lumen di luminosità, quindi molto potente. Ha la durata della luce regolabile e in dotazione ovviamente troveremo anche il materiale per il montaggio. Poi sulla destra ci sono pure delle lampade più che altro decorative a 11,99 euro, quindi da giardino con pannellino solare, e nell'ultima pagina per il super weekend, quindi dal 14 aprile fino al 16 aprile, ci sarà la levigatrice a nastro a 29,99 euro, versione da 600 watt, anche questa recensita, anche per questo vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. E il video di oggi finisce qua ragazzi, mi farebbe tantissimo piacere se vi iscriveste al mio canale, mi farebbe tantissimo piacere pure se cliccaste sul tastino mi piace, sulla campanella, se vi va anche sul tastino grazie. Non mi rimane che ringraziare voi per aver visto il video fino in fondo. Vi invito quindi a seguirmi, a rimanere sempre connessi con il mio canale per vedere tutte le varie novità e darvi appuntamento a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!